Bentornati tutti in questo nuovo video. Allora, come vedete abbiamo pulito tutta la macchina dentro al meglio, rimontato tutto e adesso facciamo tutta la cornice di finitura delle porte, quindi andremo a chiudere tutti questi spazi, questo qua, così daremo un tocco estetico che farà la differenza, così la nostra faccina non sarà più triste. Quindi appoggiamo le lamiere, le abbiamo qua, abbastanza fini, roba proprio molto leggera, tanto la porta non è che tanta roba in più. La puntiamo tutta e poi andremo a saldare, così questa lamiera la potremo staccare, la appoggeremo a lato da qualche parte per finire di lavorare questa qui che c'è sotto, che bisogna dargli un paio di aggiustamenti all'interno in termini di saldatura e finitura. Quindi avanti. Eccoci qua. Allora, abbiamo già fatto il contorno della prima porta, qua non faremo nulla visto che c'è un'area minima che ci serve per riuscire ad aprire questa portiera in maniera completamente separata da questa. Quindi esteticamente è venuto un discreto lavoro, andrà tutto saldato, qua sarà la parte difficile perché può essere che qua andrà a stortarsi qualcosa, ma faremo del nostro meglio. Niente, quindi adesso facciamo anche l'altra portiera e poi vediamo magari di aprirle in maniera separata, così vi facciamo vedere un po' come è venuto. Allora, abbiamo fatto anche l'altra portiera, vedete tutta, e come dicevamo prima completamente disaccoppiate, quindi è proprio la mascherina che volevamo fare. Come in precedenza, alla fine è proprio solo lo skin della macchina con tutto il suo limite. Quindi adesso possiamo riprendere i lavori sulle portiere interne e queste qui poi le salderemo, vediamo se a filo o a TIG, vediamo un attimino cosa ci viene più facile e cosa soprattutto ci dà meno problemi. Quindi adesso andiamo avanti e vediamo un pochino che combiniamo. Allora, come vedete è passato del tempo e stiamo facendo le passate di rifinitura a TIG. Abbiamo già fatto, vedete, qualche pezzettino qui, questo, diciamo questa parte qua che era un po' più semplice perché non avevo intorno niente, tutta quella parte di sopra, questa parte interna e sua sorella di qui. E fondamentalmente, vediamo se si vede un po', nonostante le prime difficoltà, bene o male sta avvenendo un buon lavoro, o almeno per le nostre esigenze sembra essere ottimo. Quindi allora facciamo due parole. Saldatrice a TIG stiamo usando arco pulsato, più che altro per la, diciamo, poca esperienza, ci sta venendo un po' più semplice fare così. In alcuni punti l'abbiamo fatta con una corrente, diciamo, continua, costante, sui 120-130 ampere, e stiamo lavorando più o meno così. Adesso andiamo avanti a saldare un po' di roba qua e là e poi affronteremo il discorso lì sotto, perché lì sotto dobbiamo vedere cosa fare, perché abbiamo cambiato idea nel mentre che è cambiato il regolamento, nel senso che la distanza minima prima era tra lì sotto e praticamente questo punto. Con il nuovo regolamento la distanza minima è diventata sempre da quel punto a
questo punto. Di conseguenza dobbiamo valutare se andare a saldare lì sotto o se chiudere da qui a sotto, o se saldarla sia lì che chiuderla. Quindi adesso andiamo avanti un pochino a saldare e poi vediamo cosa combiniamo. Allora, cari amici, vediamo un po'. Saltiamo dentro e vediamo. Allora, come vedete è stata praticamente, vediamo se così ci aiuta, è stata tutta saldata a TIG, ok? Tutte le giunzioni tra le varie lamiere, vedete qua è tutto saldato, qui, salendo di qua, tutta la parte dietro, qua sotto. Lì davanti invece, lì abbiamo praticamente deciso di saldarla tutta a filo, infatti sono comparsi dei perni, perché praticamente, porca miseria non si vede, ok, vedete lì c'era il filetto del vetro e abbiamo messo i perni, abbiamo saldato tutto insieme, perché a fare la TIG sinceramente non è che ci fidavamo più di tanto, a parte che sarebbe stato lunghissimo da fare. Comunque, cambiando anche le regole sul cruscotto, se vi ricordate, prima il punto limite era qui, adesso è stato spostato praticamente a qui, quindi abbiamo tutta questa parte qua in più di margine, e diciamo che quella parte lì non è più così critica come era prima. Prima eravamo dentro un paio di millimetri dalla ragione e adesso ci sono abbondanti centimetri. Allora, avrete notato anche che qui dobbiamo finire di saldare ancora, perché bisogna raccordarla via un po' meglio, e qui invece vedete che c'è su questa specie di colla, diciamo, non è una colla, è uno stucco, scusate, è uno stucco speciale per il ferro. Vediamo se così riusciamo, oggi la luce non c'è amica. Praticamente dove ci sono tutti dei buchini di saldatura che non riusciamo a riempire o chiudere eccetera, abbiamo deciso di stuccare. Sono le uniche stuccate che ci sono dentro in tutta la macchina, lì e qualcosina qua sopra. Non vi preoccupate che di questo stucco qui ne rimarrà su veramente una stupidata. Deve soltanto chiudere tutti i buchini che ci sono, le imperfezioni della saldatura, diciamo. Non ho neanche una sotto mano da farvi vedere. Vabbè, praticamente qui poi tireremo via tutto, questo qua si riesce a grattare con piacere, e qui dove c'è la giunta del tetto adesso voi vedete una mega spatolata, ma in realtà è perché si faceva prima, ci sono dentro tanti piccoli buchini. Abbiamo fatto più e più passate di saldatura, ma alla fine un po' perché non è proprio il nostro lavoro, un po' perché non è proprio così semplice. Alla fine abbiamo deciso, vabbè, il grosso l'abbiamo fatto. Ecco, forse qua c'è un esempio. Vanno a chiudere praticamente tutte queste imperfezioni qui, queste stupidate. Voi vedete su una mega spatolata, ma in realtà sono sotto tutte delle stupidate del genere. Qui non ci interessa perché è tutto dietro il muro e fa niente, però qui davanti volevamo fosse il più liscia possibile. Quindi adesso bisogna aspettare che asciuga bene, ci mette un attimino e poi si potrà grattare tutto. Qui è stato fatto qualcosina a TIG giusto per provare e niente, fondamentalmente poi bisognerà spazzolare e pulire tutto quanto, oltre al fatto che bisognerà anche in questi punti qui dare un colpetto di smerigliatrice o qui o sulla piastra che gli va sopra, perché comunque qui un pochino di angolo l'ha fatto, quindi un po' di fastidio lo dà. Per il resto potremmo anche dire, fatta eccezione per questa parte qua, che la saldatura è a posto.
alla fine è stata fatta tutta. Ci è voluta, allora, come tempo parecchio, più che altro perché come saldatura non è così veloce come quella a filo, e poi serve esperienza qua, praticamente è tutta acquisita sul campo. Vi faccio vedere anche dall'altra parte, anche qua a parte il volume vedete tutta quanta saldata. E niente, quindi diciamo che questa parte qui, vediamo poi, vi metto o facciamo una ripresa di pochi minuti, vi faccio vedere tutta saldata finita com'è, oppure vi aggiungo dentro delle foto. Adesso vediamo un attimino, in base un po' anche al tempo che abbiamo a disposizione. Poi bisognerà fare intensa pulizia qui perché continuando ad appoggiarsi anche non è il massimo. Quindi niente, dai, la grattiamo tutta quanta e vediamo il risultato alla fine di tutto. Allora, come vedete abbiamo rimontato insieme un po' tutto, abbiamo fatto tutti i vari smussi dove servivano. La parte lì in mezzo è stata forse la più tragica di tutte perché le tolleranze lì sono strettissime, e abbiamo già rimontato tutto, finito, per poi andare avanti e mettere in pressione la macchina, vedere se sfiata da qualche parte, eccetera eccetera, ma questo lo vedremo tutto quanto in un'altra puntata. Ora, visto che fondamentalmente la macchina è ritornata a quello che era prima, proseguiamo costruendo, passando al reparto falegnameria, costruendo i tubi che andranno poi montati in macchina con dentro quello che abbiamo deciso di montare, che lo scopriremo tutti quanti più avanti. Quindi adesso montiamo insieme tutto. Qua sono stati fatti tutti a CNC con uno scarico per montare i legni dritti e a posto. Infatti come vedete questo è solo appoggiato, lo foriamo, lo avvitiamo e poi al massimo vediamo come sta uno in macchina e poi vediamo di capire quanti ne andremo a montare. Oh, eccoci qua. Allora, abbiamo assemblato i tubi o i box, come li vogliamo chiamare. Abbiamo fatto tutto quanto fuori camera praticamente, perché tra le colle che dovevano asciugare eccetera, la resina e fare un lato per volta, alla fine non abbiamo registrato nulla. Quindi allora abbiamo avvitato il frontale e il posteriore direttamente agli stelli. Questi li abbiamo legati tra di loro con i chiodi, che può sembrare precario ma tengono di maledetto, al che li abbiamo praticamente resinati ovunque, dentro e anche fuori, compreso il dietro. Vedete, tutto resinato, è molto liscio, ma soprattutto ha chiuso tutti i pori del legno, quindi il risultato è circa quello che volevamo. Vedete, qua abbiamo chiuso tutte le giunte, tutto con la resina, abbiamo fatto su un bel pastone, un lato per volta, e questo è il risultato. Ora lo appoggiamo in macchina insieme ai suoi fratelli e vediamo l'idea che abbiamo su questo progetto. E opla, tubi appoggiati, sono tutti uguali, tutti quanti da 38 mm o per sub da 15 pollici, come vogliamo usare le misure, e ne abbiamo fatti 9, anche perché lo spazio non ci permetterà di montarne altri. Ora tutti si staranno chiedendo: ma perché hanno fatto tutta una macchina di ferro e i box li hanno voluti fare di legno? È una bella domanda. Allora, il discorso è questo: non è detto che vada con 9 sub, quindi potremmo anche smontare file in verticale e in orizzontale per cambiare la quantità di sub che andremo a mettere, e soprattutto non è detto che vadano montati in questa posizione. Quindi con la soluzione in legno li possiamo spostare in giro per la macchina senza demolire la macchina, e
eventualmente poi in un futuro li potremo fare di ferro o di alluminio, giusto per contenere un po' il peso, visto che qua ci abbiamo preso la mano e adesso sta diventando abbastanza importante. Quindi partiremo così con i box in legno, li sposteremo in giro per la macchina, aggiungere non possiamo più, ne toglieremo a coppia o quello che sia per raggiungere il miglior risultato e poi vedremo, dai. Niente, ovviamente qua c'è sempre da pulire, però vabbè, fa parte del gioco. Niente, io vi ringrazio per averci seguito, grazie per il vostro continuo supporto e a presto. Ciao a tutti!